Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di febbraio 2024. Wow, la ruota della fortuna, amici del Sagittario. Cambi, cambi magari anche veloci, repentini, improvvisi, ma normalmente quando c'è la ruota della fortuna è perché questi cambi sono favorevoli per il nostro più alto bene. Devo dire che è anche associato alla ruota del karma, quindi certe volte non ha tutto questo effetto positivo, cioè in realtà visto da un punto di vista più ampio sì, ma nel momento in cui si vive il cambio non lo si vede come un aspetto positivo. Però andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Ho pubblicato una guida che spiega come unire questi oroscopi e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il 2024 e il link ai corsi del 2024. Bene. 10 di coppe, 8 di pentacoli, 6 di spade, 10 di bastoni, abbiamo un re di pentacoli, l'imperatore, e un cavaliere, scusatemi, un fante di spade. Allora, la prima impressione che ho avuto è che riguardasse il lavoro o un qualche situazione lavorativa che ha bisogno di essere un po' smossa per dare dei, diciamo, i frutti che voi vi state aspettando. Ehm, è come se ci fosse un gruppo qui, partendo con questo 10 di coppe, che potrebbe anche essere il gruppo familiare, però ripeto, per molti ha un risvolto lavorativo, però è come se ci fosse una sorta di, diciamo, difficoltà a trovare una continuità che può essere o a livello di questo gruppo, quindi o a livello familiare o magari a livello di colleghi, a livello lavorativo, o è proprio il lavoro in sé o questo progetto in sé. Potrebbe anche essere la quotidianità, e se non fosse una questione lavorativa, ma per voi vibrasse come una questione familiare. Io adesso cerco di, diciamo, dirvi l'andamento energetico più importante, poi ognuno di voi lo adatti alla propria realtà. Sapete che questa è una stesa generale, può riguardare il lavoro, la famiglia, gli affetti, i partner. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 6 di coppe la luna. Allora, qui si parla di sogni, si parla di un'unione che sia familiare o lavorativa, comunque un gruppo che può essere che vada avanti da tanto tempo. Ripeto, può essere un sogno, una collaborazione, un gruppo, eh. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli, 7 di pentacoli, imperatrice, 7 di spade. Direi come se ci fosse qui una sorta di nostalgia dei bei vecchi tempi,
perlomeno così è come parte la lettura. E poi qui è un po' come nella prima settimana di febbraio rendersi conto, eh, mi viene da dire ragazzi, perché c'è l'imperatrice al contrario e il sette di spade al contrario. Realizzare, consapevolizzare che in realtà, perché queste due sono anche due carte da sogno, le cose non stanno andando avanti, non stanno crescendo, non sono così costanti, come voi avreste sperato. Andiamo a vedere 6 di spade. 8 di pentacoli. C'è qualche questione legata al lavoro qua che pesa, eh? Qui vi dicevo all'inizio, la sensazione principale che ho avuto è che qualcuno per, diciamo, provvedere alla propria famiglia, al proprio gruppo, magari anche alla sopravvivenza della propria azienda, abbia bisogno di allontanarsi da da certi lavori, da certi progetti, da certe collaborazioni, mi viene anche da dire. E con il 6 di spade può anche essere che, diciamo, sia un invito ad allargare il raggio d'azione. Se per esempio avete i clienti a livello, non lo so, comunale, allargarvi a livello provinciale. È per farvi un esempio. E per certi versi vuol proprio dire allontanarvi da certe realtà. Ok? Perché qui con questo 10 di bastoni ho la sensazione che vi stiate portando dietro dei pesi che non sono vostri. Ok, probabilmente le bugie che verranno fuori con questo set di spade è proprio quello, il fatto, chiedetevi sempre di chi è la responsabilità di questa cosa. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 7 di coppe, avete tanti 7 devo dire. E l'imperatore nuovamente. Allora, qui è come se doveste prendere una distanza. Abbiamo due carte che vi dicono che è ora di lasciarsi indietro qualche cosa. Può essere un lavoro, ok? Può essere sento molto forte il riferimento all'azienda familiare, ok? Magari era un sogno di un parente lontano, della mamma della mamma, della mamma del papà o del papà, insomma, come se avessi bisogno di perché 6 di spade è anche una carta che parla di credenze limitanti, quindi di tutto quello che ha condizionato fino ad adesso il vostro stato. Perché qui si tratta anche di lasciarsi indietro questi pesi, che potrebbero essere appunto le credenze, per aprirsi un sacco di possibilità. Ma tenete presente che un 7 di coppe avete la luna, quindi è un po' come cercate quello che rende concreta il vostro progetto, la vostra realtà. Tenete presente che l'otto di pentacoli per certi versi ha la stessa energia dell'imperatore, ok? Quindi si tratta proprio di iniziare a fare un lavoro costante, perché è come se foste un po' a singhiozzo. Un po' lavoro a questo progetto e un po' magari mi fermo, cerco di capire, poi vedo che non funziona, allora invece è come se vi invitassero a trovare delle basi concrete. Ed è la sensazione che ho è che per arrivare a questo re di denari e imperatore, quindi per andare verso la prosperità, dobbiate per forza passare dal taglio di qualche cosa di vecchio, che potrebbero essere sogni, che potrebbero essere aspettative, potrebbero essere illusioni, potrebbero essere responsabilità che non sono vostre, potrebbero essere lavori che non sono vostri. Magari fate un lavoro perché l'azienda di famiglia aveva bisogno e voi avevate bisogno di lavorare, ma non è quello che voi volete. E se fosse una questione di lavoro, ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno sta lottando, diciamo così, per avere un aumento di stipendio piuttosto che un aumento di ruolo, ma arriva. Qui arriva, eh? È come il devo staccarmi da certe idee, devo staccarmi da certi lavori, da certe responsabilità. Andiamo a vedere Re di Pentacoli. Mago e 8 di bastoni. Mm. Voglio vedere anche l'imperatore.
4 di pentacoli e fante di pentacoli. Ok, allora sì, la sento come una sorta di titubanza, ok? Però ci sta, perché siete nella fase di cambio, siete nella fase dove lasciate indietro le certezze che avete avuto fino a questo momento per ricostruire, per rilavorare sulla vostra realtà, sulla vostra capacità percettiva, sulla realizzazione della vita che volete. Qui ragazzi è come una sorta di esitare, è come l'impressione è che qui cioè, ci sia una sorta di aumento di ruolo di mezzo e poi qui tipo una promessa, tipo non ti preoccupare che entro la settimana o una sorta di mezza ufficializzazione, se state aspettando appunto quella promozione, non è magari ancora contrattualizzato, però comunque arriva, ma può essere che, non lo so, lo dicano i colleghi piuttosto che per farvi capire come intendono. Perché qui comunque c'è l'imperatore che è un 4 e qui abbiamo un 4 di pentacoli, ma c'è una sorta di, come vi posso dire, aumento della capacità di gestione del proprio potere personale. Si passa da un fante di pentacoli a un imperatore. Quindi è come, ok, adesso so qual è il mio ruolo, so qual è il mio posto e so quali sono le regole che io ho seguito, so che regole voglio seguire o che realtà voglio creare e inizio a concretizzare quel tipo di realtà, anche se lontana da tutto quello che erano le aspettative e i sogni del passato. È come se fosse un cambio di paradigma, vi dico. Andiamo a vedere il fante di spade. Wow! Ruota della fortuna. A metà febbraio, ragazzi. A metà febbraio è regina di bastoni, bellissimo. A metà febbraio potrebbe iniziare a vedersi o potresti iniziare a prendere consapevolezza di questo cambio che sta entrando o che state facendo. Per molte persone non è neanche un cambio esterno, è un cambio interno. Perché lavorando alle credenze limitanti, cioè rendendovi conto che, ok, mi hanno sempre detto che io per quel X lavoro non sono tagliato, ma chi l'ha detto? Ma perché? Ma provo, perché comunque magari ho altre attitudini che possono farmi credere, pensare che ci posso provare, no? E quindi è un po' rimettersi in gioco. È un po' la carta della torre, nel senso che si devono distruggere proprio le basi per ricostruirsi nuovi. Questa carta qui la sento tanto, soprattutto se siete in un'azienda familiare, la sento tanto come una di quelle voci fuori campo che arriva per il bene della famiglia, è sempre stato il sogno di tuo papà, il sogno di tua... Sì, appunto, è il suo, non è il mio. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona, perché sono cose molto specifiche queste. Ok, andiamo a vedere Osho. 9 di pentacoli, carta di abbondanza, maturità qui si chiama. Ed è una carta che vi dice che i tempi sono maturi. Quando un frutto è maturo semplicemente si stacca dall'albero e qui vediamo il distacco. Bellissimo, è il creatore, wow! Che è un re di bastoni. Qui avete la regina, re di pentacoli, imperatore. Ragazzi, se prima vi facevate qualche dubbio, diciamo nella prima parte di febbraio, scusate, nella prima settimana di febbraio vi fate qualche dubbio, se è la strada giusta, quale sarà la strada giusta, lavoro tanto e magari non vengo ricompensato, non vedo crescere i miei progetti, non vedo crescere i miei sforzi. Una volta tagliati, diciamo, certe aspettative, piuttosto che certe responsabilità o certi modi di pensare, si tratta solo di capire di concretizzare il vostro potere personale. Devo dire, siete in via di cambio, no? Siete in fase di cambiamento, quindi è facile, soprattutto se siete agli inizi, che qualcuno non si renda ancora conto. Però avete la ruota della fortuna 2 volte, quindi dovete essere proprio ciechi. È come se cambiasse il vostro potere interno, vi sentiste più sicuri di voi stessi, delle vostre capacità, di quello che volete nella vita, del fatto di farcela da soli. Ok.
Trovare te stesso è perdere te stesso. Wow! Qui è il perdere se stessi, togliersi le cose. Anche la carta della luna me lo ricorda, no? E giustamente prima, per potersi trovare, bisogna prima perdersi. Cioè bisogna essere in quella fase che chiamano notte buia dell'anima, dove uno si chiede, ma io che cosa ci sto a fare qui? Ma sono veramente voglio fare questa roba qui per tutta la vita? Veramente voglio questo tipo di vita sempre? E ci si inizia a fare certe domande. È una bellissima carta, ragazzi. È come se vi dicesse di lasciare andare il controllo. E qui abbiamo il fante di spade. Devo dire che il fante di spade, un consiglio che vi potrebbe dare è quello di diventare osservatori del cambiamento. E un'altra cosa che mi viene da dirvi è di diventare osservatori di come voi interagite con gli altri. Quali sono le dinamiche di comportamento che si instaurano, insomma. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti, insomma, se vi è servita, se è stata utile, se avete trovato spunti di riflessione. Se avete piacere potete anche mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!